Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera. Non ci hanno chiuso dentro San Siro, ovviamente stiamo registrando le pagelle di Milan-Verona, che finisce 1-0, vince il Milan, torna alla vittoria e sale a 12 punti. Le pagelle degli 11 più 5 più Pioli di oggi. Dai, inutile che fingiamo. Sì. Buona domenica però. Questo Però sì, è questo un, buona domenica. è un bello scenario, cioè ci perdoneranno di averle registrate il giorno della partita, però è un bello scenario Sì, rispetto sì. che il muro di casa tua o di casa mia. Portiamo rispetto per il muro di casa mia. No, scherzi a parte. Dai, inizia a caricare. Eccole qua le prime. Sportiello, ciao, Kier e Tomori. Perché abbiamo giocato a 3? Sì. Quindi oggi non siamo 4 più 1, ma sono 3 più 1. Lascio a te Sportiello, così tiro via il simbolino della radio, se no non si legge la parola pagelle. Ma Sportiello devo dire molto bene, sulle occasioni del Verona si è fatto trovare pronto, soprattutto su una che non era assolutamente facile nel primo tempo. Devo dire che ovviamente non è Mike Maignan, però oggi ha fatto il suo, ha fatto bene e quindi 6,5 mi sembra un voto giusto. Sì, direi di sì. Anzi, se non andiamo all'1-1 con il colpo di testa di Foloruscia, direi che è merito di Marco Sportiello, che anche con i piedi comunque non è Mike Maignan, ma se l'è cavata discretamente. Dei tre dietro, per me il migliore è stato Malik Ciao, e quindi gli ho dato io d'ufficio mezzo punto in più. Se invece vuoi dare mezzo punto in più a qualcun altro, parla ora o taci per sempre. Ma io darei un mezzo voto in più anche a Simon Kier, perché comunque sta vivendo queste settimane da oddio, gioca Kier, e invece mi sembra che anche oggi si sia comportato bene, puntuale, preciso, attento, e quando c'è in campo io vedo i ragazzi anche un filo più tranquilli, non so, magari è una mia impressione. Beh, un po' di leadership in questo momento dove siamo reduci da un derby perso, una Champions dove hai fatto un punto e oggi dovevi assolutamente vincere, serviva. Gli altri non è che hanno dismeritato, cioè Mike Ciao ha fatto una buona partita, forse meglio degli altri, ha fatto anche qualcosa di più anche dal punto di vista fisico, è salito, è impostato, si è fatto anche notare forse di più. Però Tomori si è portato via la sua sufficienza senza danni. Adesso magari rivedendo la partita forse qualcosa abbiamo lasciato, però una buona partita da parte di tutti, ma non è qui, diciamo così, dove si è vinta la partita, dove si è giocata la partita. Carico il resto, perché il centrocampo, non questo ovviamente, il centrocampo, che erano in 4, quindi 2 esterni e 2 centrali. Meglio i 2 esterni dei 2 centrali. Sì, devo dire che i due esterni li ho visti, sia Florenzi che Musa, li ho visti, a me piace molto questo termine inglese, in confidence, cioè mi sono sembrati più nel loro a fare quello che gli è stato chiesto oggi. Ho visto invece un po' più in difficoltà sia Reinders che Krunic, lì in mezzo mi sembrava un centrocampo, l'abbiamo detto anche nel post, che era stato forse il reparto con più difficoltà, no? Più scollato, e quindi io mi sento di dare un bel voto a Musa, sono d'accordo con il 6,5 che hai scritto in grafica, e anche a Florenzi, che comunque quando sta bene, nonostante si vede che non è più il Florenzi degli anni d'oro, però fa il suo, lo fa bene, è un giocatore tecnico, questo l'abbiamo sempre saputo, e devo dire che ha fatto bene, quindi direi che si sono meritati entrambi 6,5, sia Musa che Florenzi. Come detto, Musa è un talento molto grezzo ancora, per paradosso, perché in realtà ha quasi un centinaio di partite in Liga, quindi non è proprio un giocatore che ha appena iniziato come potrebbe essere il buon Bartesaghi, di cui vedremo dopo la pagella. Però è ancora molto lavorabile. Adesso non sto paragonando a che sì, Musa ovviamente, non per questo, però come per Frank, che era arrivato da un campionato come quello dell'Atalanta, ben giocato eccetera, ma poi al Milan è stato smussato, lavorato, ha cambiato anche in parte il raggio d'azione, i compiti eccetera. Ecco, più o meno la stessa cosa. Credo che Musa sarà molto da lavorare. Krunic, l'abbiamo visto a un certo punto durante la partita, te l'ho anche detto, guarda, per me sta giocando semplicemente per non andare sopra ritmo, perché siccome ha giocato tanto sta rischiando il meno possibile, e purtroppo invece è arrivato l'infortunio al flessore.
Reinders, se me lo rovinano, non mi rovinate Tijani Reinders a farlo correre come un cavallo in giro per il campo o dietro le sponde di Giroud, oppure semplicemente a bucare la linea avversaria. Tijani Reinders non è quello, non deve fare quello. Non è quello, non deve fare quello. Florenzi, tipo la preghierina che bisogna ripetersi ogni mattina. Sì, come parte la lavagna. Florenzi 6,5 perché ha dimostrato di essere un calciatore in tutti i sensi. Quando doveva rallentare rallentato, quando c'era da giocare giocava, entrava dentro il campo il giusto, non cercando sempre costantemente di venire dentro. Aveva 60 minuti nelle gambe, infatti al 70esimo dopo un po' ciao più ed è uscito. Direi bene. Sì. Un po' da caricare l'attaccante. Gli attaccanti che voglio dire oggi si sono un po' divisi, no? Perché sulla sinistra c'era Rafael Leao, il cui gol dopo le critiche che si è subito ingiustamente in settimana non era scontato di più, e poi c'è Pulisic che invece credo che abbia giocato una partita abbastanza imprecisa, poco lucida, non è sparito perché a mio parere nel derby l'abbiamo visto davvero anche poco. Oggi l'abbiamo visto, però quando aveva il pallone sbagliava spesso, si è anche innervosito a centrocampo, quindi sono d'accordo con il 5, lo vedo un giocatore un po' diverso rispetto a quello delle prime tre, cioè pre-sosta nazionali. Invece Rafa, questa partita l'abbiamo vinta grazie a Rafael Leao, inutile girarci intorno, perché senza quel gol non lo so se questa partita ci avrebbe regalato 3 punti. Rafa, bella esultanza, bel gol, bello anche con la fascia da capitano, che magari non ha tutte queste esperienze per averla. Infatti ogni tanto Florenzi era lì che gli dava una mano, però bene Rafa. Giroud ha fatto il suo, per me non doveva neanche giocare, ha fatto un assist, però oltre a quello poco. Sì, Giroud in realtà è al secondo assist in 3 partite, perché gli ultimi 2 gol di Rafael Leao sono 2 assist di Giroud e non ne ha granché Olivier Giroud. Pulisic ha fatto male, ha fatto una cattiva partita. Per me anche lui è proprio andato incontro a una partita dove non ne aveva granché, perché il contrasto andava giù, quando hai la palla tra i piedi un paio di volte si è proprio incespicato con la palla tra i piedi, vuol dire che non sei brillante, e non ne aveva granché. Forse toglierlo un pochino prima sarebbe servito per dare un po' di minuti magari a Chukwueze o a Okafor, insomma. Però forse ha giocato anche fin troppo, ha preso anche un giallo, insomma. Ha fatto uno spunto, dove poi è andato a calciare con la parata di Pipo. Per il resto partita un po' da dimenticare. Leao ha fatto il gol, più o meno in realtà poco altro, però insomma l'1 contro 1 col portiere, che era una di quelle cose che ogni tanto l'anno scorso gli rimproveravamo, cioè quando doveva fare gol si fa gol, l'ha fatto nel derby e l'ha fatto anche oggi. Carico i subentrati e il mister. Loftus-Cheek e Okafor li ho messi come i 2 tra i 5 migliori, quindi gli ho dato mezzo punto in più. Sono stato generoso con Pobega perché sono entrato, sono stato buono con Tommy. Bartesaghi 6 di incoraggiamento, anche perché in realtà l'ho anche preso il 6, non ha fatto niente di male. Jovic, qui sì, l'incoraggiamento, qui l'incoraggiamento c'è tutto. 6 a Pioli perché ha vinto. Fine. Sì, guarda, riparto da Pioli 6 perché ha vinto, perché per me altrimenti sarebbe stato un voto insufficiente, perché ad oggi mi dispiace più che altro vedere il Milan che ha poche idee. A settembre mi aspettavo di venire a San Siro e divertirmi un po' di più, soprattutto contro il Verona, con tutto il rispetto per il Verona. Bene Okafor, mi è piaciuto molto come è entrato, pericoloso. Io credo che ogni tanto qualche partita da titolare possa anche farla per far rifiatare Rafael Leao. Pobega più fisico di tecnica, però mi sento anch'io di dargli 6. Loftus bene, quando c'è Loftus si sente sempre. Jovic l'aveva detto lui stesso che ci vuole del tempo per entrare in forma, quindi quando si fa missione per me è sempre da ammirare come cosa. È entrato, poteva fare meglio,
io non mi aspettavo neanche di vederlo entrare, cioè mi aspettavo più Chukwueze che Jovic, onestamente, di vedere entrare dopo la conferenza che ha fatto Jovic. Speriamo di vedere Chukwu nella prossima, anche perché non mi era dispiaciuto contro Newcastle, quindi mi è dispiaciuto un po' non vederlo oggi. Bartesaghi mi ha fatto tenerezza, mi fa sempre piacere quando entra un giocatore a San Siro così, ha fatto il suo. Non era facile entrare in una partita del genere, quindi il 6 a Bartesaghi è meritato. Siamo arrivati in chiusura delle pagelle, noi ci ritroviamo come al solito domani con le nostre dirette. Se avete qualcosa da ridire sui voti, assolutamente sì, potete farlo nei commenti, le pagelle sono personali, quindi se volete dare mezzo punto in più o meno le ritroviamo poi nei commenti, volete farlo, qua sotto c'è la possibilità di farlo, mettete like, iscrivetevi o semplicemente attendete domani per le nostre dirette. Grazie a tutti, buona settimana, buona domenica. Buona domenica. E per noi, solo per noi due, è ancora buon sabato. Ciao. Buon weekend.